Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi parliamo della prima legge di Volta-Gay-Lussac, detta anche legge di Charles. La legge di Charles, a differenza della legge di Boyle, in cui Boyle stesso manteneva la temperatura costante, mantiene costante, oltre che la massa del gas, anche la pressione. Dopo una serie di sperimentazioni, Charles propose questa relazione, e cioè che V con T è uguale a V con 0 che moltiplica 1 più alfa T. Bene, vediamo cosa rappresentano questi valori. V con T non è altro che il volume in funzione della temperatura, oggetto di studio del gas. V con 0 è la temperatura del gas a 0 gradi Celsius. Alfa non è altro che il coefficiente di dilatazione, che è pari a 1 fratto 273,15, e T non è altro che la temperatura in gradi Celsius. Ora, se andiamo a riscrivere la relazione, otteniamo questo, che quindi V con 0 più alfa V con 0 T. Ora, se poniamo T, la temperatura pari a 1 grado Celsius, la relazione diventa la seguente: V con T uguale a V con 0 più 1 fratto 273,15 V con 0. Bene, cosa ci dice questa relazione? Ci dice esattamente questo, che andando a quindi andando a considerare un gas a pressione costante, chiaramente a massa costante, e se noi andiamo a riscaldare questo gas, otterremo che cosa? Un aumento pari a un 273,15 del volume iniziale del famoso V con 0. Il coefficiente di dilatazione alfa, cioè 1 fratto 273,15, è un valore uguale per tutti i gas e quindi rende la legge di Charles una legge universale. Ora, se noi andiamo quindi a definire la relazione matematica su un piano di assi cartesiani, otteniamo questa figura, cioè otteniamo che cosa? Che la retta intercetta l'asse delle y chiaramente nel punto V con 0, nel punto studiato. Bene, se noi andiamo a fare gli stessi esperimenti considerando lo stesso gas con quantità differenti, oppure gas uguali, no, con masse diverse, otteniamo un grafico del genere, e cioè, vedete, tutti i gas, mantenendo la pressione costante, intercettano tutti l'asse delle y, ma convergono in un punto. Qual è questo punto? Questo punto è la temperatura pari a meno 273,15. Che cosa rappresenta questa temperatura? Rappresenta la temperatura teorica a cui massima può tendere un corpo. Perché la massima? Perché in quel punto il volume diventa nullo, che può essere ammesso un volume nullo per gas ideali, ma non possiamo avere una temperatura inferiore in quanto non potremmo avere un volume chiaramente negativo. Ora, detto questo, Lord Kelvin sfrutta questa serie di esperimenti per andare a proporre quella che è la scala Kelvin, scala termodinamica, che è la vera scala di temperatura. Perché la vera scala? Perché la scala Celsius, cioè quella che noi utilizziamo, è una scala fittizia, in quanto si basa su che cosa? Sul punto di fusione del ghiaccio, dell'acqua, quindi 0 gradi, e sul punto di ebollizione dell'acqua, 100 gradi centigradi a un'atmosfera. Quindi andando a dividere la scala in 100 parti otteniamo la scala Celsius. In questo caso invece che cosa accade? Che andiamo a traslare lo 0 Celsius al valore di meno 273,15. Quindi andiamo a trasformare che cosa? La scala Celsius in scala Kelvin, e come valore di grandezza attribuiamo a un Kelvin, o meglio a un Celsius, un Kelvin, in modo da ottenere una scala proprio assoluta.
Come si determina il valore della temperatura termodinamica? Molto semplicemente, quindi la temperatura K non è altro che pari a 273,15 Kelvin chiaramente più i gradi centigradi. Quindi se io lavoro a 20 gradi centigradi, la temperatura sarà pari a 293,15 Kelvin, non gradi Kelvin come spesso viene detto. Bene, ora sfruttiamo questo grafico e ritorniamo alla legge di Charles, così per comprenderla meglio andiamo a riscrivere la relazione, cioè che V con T è uguale a V con 0 che moltiplica 1 più alfa T. Quindi possiamo scrivere in questo caso che V con T è uguale a V con 0 che moltiplica 1 più 1 fratto 273,15 T, che è anche uguale, V con T è uguale a che cosa? V con 0, 273,15 più T fratto 273,15. Ora, andando a sostituire le temperature in termini termodinamici, che cosa otteniamo? Quindi 273,15 più T non sarà altro che T termodinamico, quindi V con T è uguale a V con 0 per T fratto T con 0. Questa relazione può essere scritta anche nel seguente modo, quindi V con 0 fratto T con 0 per T, ancora che V con T fratto T è uguale a V con 0 fratto T con 0. Questo valore è costante e quindi possiamo in un certo senso enunciare la legge di Charles in questo modo, cioè che a pressione costante il valore della temperatura e del volume sono direttamente proporzionali, sono proporzionali tra di loro e quindi possiamo generalizzare la relazione, quella che troviamo nei testi, generalmente che V con 1 fratto T con 1 è uguale a V con 2 fratto T con 2 è uguale a costante. Bene, a questo punto vi faccio vedere un video, così come l'altra volta, che ho proposto per la legge di Boyle. Quindi chiaramente la pressione deve essere costante, in teoria il pistone deve essere in posizione fissa, quindi vedete che aumentando la temperatura fino a 100 gradi, per esempio, che cosa otteniamo? Un aumento del volume, quindi questa legge di Charles della proporzionalità. Bene, adesso passiamo a un brevissimo esercizio molto semplice sulla legge di Charles. Questo esercizio ci chiede di calcolare il volume iniziale di un gas a pressione costante, sapendo che il volume finale è di 25 litri. Quindi non conosciamo il volume iniziale, che è uguale a X, il volume finale è pari a 25 litri, ok? La temperatura passa da 125, quindi T con 1 è uguale a 125 gradi Celsius, T con 2 passa quindi da 125 a 850 gradi Celsius. Attenzione, qui dobbiamo esprimerlo in valori termodinamici e quindi avremo che T è uguale a 273,15 più 125, che è pari a 398, io ho fatto già virgola 398,15, mentre qui avremo che T è uguale, quindi T con 2, T con 1 a 273,15 più 850 gradi Celsius, il valore di T con 2 è pari a 1123,15. A questo punto possiamo scrivere che cosa? Che V con 1 fratto T con 1 è uguale a V con 2 fratto T con 2 e che quindi V con 1 è uguale a V con 2 per T con 1 fratto T con 2. Andando a sostituire avremo 25 litri per 398,15 fratto
1123,15, il valore che ne scaturisce è pari a 8,9 litri. Bene, quindi questo che cosa? In funzione della proporzionalità, cioè assistiamo che 8,9 litri come volume di gas se riscaldati a 850 gradi Celsius, quindi questo gas si espande e il suo volume sarà pari a 25 litri. Bene, io ho terminato questa lezione, spero che vi sia piaciuta. Sostenete il mio canale iscrivendovi, lasciando commenti e dei like. Alla prossima lezione, arrivederci ragazzi.